Amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Eccoci qui, siamo sul balcone di casa e guardate cosa c'è alle mie spalle, ciclamini. Oggi andiamo a parlare proprio del ciclamino, pianta amatissima ma tante volte anche un po' trascurata, o meglio dimenticata. Oggi andremo a vedere la sua coltivazione sia sul balcone ma anche come pianta da interni. Bene, allora cosa dire di questa splendida pianta? Allora, al di là del fatto che ne esistono veramente di tante varietà, è una pianta che si presta non bene, benissimo al ricambio dei nostri gerani o delle surfigne, insomma quello che abbiamo avuto sul balcone per tutta l'estate. Quando arriva l'ottobre, il novembre, ahimè, va sostituito perché le temperature non permettono più la fioritura di queste belle piante, ma possiamo mettere appunto in sostituzione dei bellissimi ciclamini. Il ciclamino è proprio una pianta che vuole il freddo, quindi una pianta che con l'autunno e l'inverno riesce a regalarci queste splendide fioriture, quindi avere un tocco colorato nel nostro giardino, in questo caso sul nostro balcone, è sicuramente un bel vantaggio non da poco. Cosa dire del ciclamino? In estate, ecco, quando ha finito la fioritura, in estate queste cassette si possono tranquillamente conservare in una zona d'ombra, perché il ciclamino comunque lo possiamo portare avanti per più anni, tranquillamente 5-6 anni dura tutto la vita del ciclamino. È sicuramente non è una pianta che ci dura, non è un annuale, tanto per intenderci. Si può moltiplicare, quindi la propagazione del ciclamino può avvenire in 3 modi: può avvenire attraverso la talea, che però è sconsigliata, attraverso il seme, ma il sistema più semplice e più utilizzato è quello della divisione del tubero, e questo è il sistema più classico per moltiplicare il nostro ciclamino. Diciamo che il ciclamino ha un problema su tutti, che si chiama problema. Bisogna stare attenti soprattutto a una cosa molto importante: come lo si bagna. È da qui che dipende il successo di una buona fioritura, e addirittura se non lo facciamo bene questa cosa può causare la morte di questa pianta, perché è una pianta che bisogna appunto prestare qualche attenzione al come la si bagna, e il modo in cui la si bagna non è un modo in cui noi siamo abituati a bagnare le piante, perché in genere si sente dire che le piante appunto non devono avere il sottovaso è nocivo alle piante. Ecco, in questo caso è uno dei rari casi in cui invece questa pianta può essere bagnata attraverso il sottovaso, quindi mettendo circa quel centimetro e mezzo di acqua nel sottovaso e far sì che la pianta beva dal sottovaso. Oppure il sistema più utilizzato è quello di immersione, cioè si prendono questi vasi, li si immergono in una bacinella d'acqua fino al bordo. Attenzione, il bordo deve essere praticamente, l'acqua deve arrivare fino al bordo ma non deve superare il bordo, quindi per immersione li si lascia qualche minuto in immersione, dopodiché li si tira fuori da questa bacinella e li si lascia scolare per almeno un'ora. Quindi bisogna prestare molta attenzione soprattutto a non bagnare al centro dove la pianta può cominciare a soffrire di malattie fungine, prima fra tutti la botrite. La botrite è la malattia che la porta dopo un po' alla morte. Quindi malattie fungine dovute alla troppa umidità, oppure perché sono state bagnate troppe, oppure perché ci sono delle muffe, ahimè portano questa pianta ad abbandonarci prima del tempo. Ma se noi stiamo attenti soprattutto anche alla posizione dove li mettiamo, vedete in questo caso il ciclamino è all'ombra, non vuole i raggi diretti del sole. Se lo coltiviamo in casa, visto che può essere considerata anche una pianta tranquillamente da interno, il nostro ciclamino lo possiamo mettere in una zona molto luminosa, ma mai dove c'è la luce diretta dal sole. Quindi questo fiore è un fiore delicato, non sopporta i raggi diretti del sole. Attenzione, se il sole è un sole d'inverno è una cosa, ma se il sole è un sole ancora caldo, il fiore, ahimè, dopo un po' ne risente, e può risentirne anche la pianta. Che dire? Parliamo in ultimo delle potature. Un'altra cosa molto importante è andare a rimuovere sempre e comunque tutte le foglie e i fiori una volta appassiti.
Con che cosa? Con delle cesoie ben affilate e soprattutto disinfettate con l'alcol. Quindi si va alla base, il fiore sfiorito si va alla base e si va a tagliare, a recidere il fiore. È importante togliere sempre tutte le foglie marce, vedete questa pianta come bella pulita, e deve sempre rimanere così. Le piante devono essere sempre pulite, perché un residuo di foglia marcia o di fiore appassito può portare porta a marcire appunto questa foglia e potrebbe intaccare la pianta, e da qui l'insorgere di malattie fungine, fra tutte appunto la botrite. Quindi questi due accorgimenti dovrebbero essere sufficienti a far sì che anche il vostro ciclamino goda di questa splendida fioritura e vi accompagni per tutto l'inverno. Come sempre vi chiedo di mettere un bel pollice all'insù se avete considerato utile per voi e per gli altri questo video, spolliciate e soprattutto iscrivetevi al nostro canale. Ciao, alla prossima!